Ciao, sono Mattia, nutrizionista di Be Harmonious. Tra le strategie per tornare in forma c'è quella di accelerare il metabolismo. Vediamo insieme cosa si intende, se è utile e soprattutto come farlo. Vai! Accelerare il metabolismo non significa mangiare tutto ciò che si vuole senza ingrassare. Si intende aumentare il fabbisogno energetico giornaliero. In sostanza quello che consumi durante una giornata. Esso dipende da tre componenti principali: il metabolismo basale, l'azione dinamica specifica e l'attività fisica. Il metabolismo basale produce il dispendio energetico a riposo e dipende dalle funzioni che tengono in vita, come la respirazione, il battito cardiaco, gli scambi ionici, eccetera. Se rimanessi sdraiato immobile, senza compiere la benché minima azione, eccetto respirare, staresti sfruttando solo il tuo metabolismo basale. In una persona in salute con livelli di attività fisica medi rappresenta circa il 70% del fabbisogno giornaliero. L'azione dinamica specifica rappresenta l'energia investita dal tuo corpo per gestire i nutrienti introdotti nel pasto e nelle condizioni indicate in precedenza rappresenta circa il 10% del fabbisogno energetico giornaliero. L'attività fisica invece la rimanente parte, il 20%. L'azione dinamica specifica è trascurabile dal punto di vista del consumo di energia, quindi per aumentare il metabolismo suggerisco di lavorare sulle altre due componenti. Comincio dal metabolismo basale. Il consumo energetico prodotto dal metabolismo basale è dato dalle cellule dell'organismo. Perciò è logico pensare che se il loro numero o la loro mole aumentasse, di conseguenza aumenterebbe anche il loro dispendio. Le tipologie di cellule nell'organismo sono moltissime, ma alcune possono aumentare di volume con relativa facilità. Le cellule degli organi interni, cuore, polmoni, reni, dopo lo sviluppo a meno di problemi rimangono stabili per numero e grandezza. Quelle su cui puoi lavorare da questi punti di vista sono quelle grasse, gli adipociti, e quelle muscolari, i miociti. Provocare un aumento di entrambe è fattibile con un bilancio energetico positivo. Scommetto tu sia interessato più alla crescita di massa muscolare. Come darti torto, a nessuno va ad ingrassare. Inoltre sia i miociti che gli adipociti consumano energia. I primi però forniscono un maggiore contributo energetico, anche se non vengono utilizzati. Puoi aumentare la componente muscolare così: mangiando più di quanto consumi, svolgendo attività fisica ad alta intensità e facendo attenzione all'impostazione alimentare. Il primo punto è scontato: per produrre un anabolismo è necessario mangiare di più. L'attività fisica ad alta intensità permette di dirottare il surplus energetico sulla massa muscolare piuttosto che su quella grassa. Per quanto riguarda l'impostazione alimentare, è un argomento troppo vasto per essere affrontato in un unico video, magari lo approfondiremo più avanti. Voglio aggiungere qualcosa sull'attività fisica, l'altra componente su cui puoi lavorare per accelerare il metabolismo. Ti ho consigliato un'attività ad alta intensità per promuovere l'aumento di massa muscolare. Confermo quanto detto, tuttavia, suggerisco di introdurre anche una componente aerobica più leggera, quindi in generale sarebbe opportuno che l'attività sia mista dal punto di vista dell'intensità. Perché? Perché è importante sfruttare tutti i circuiti metabolici cellulari, sistema aerobico e anaerobico. In fin dei conti, lo scopo finale non deve essere solo quello di aumentare il metabolismo, ma anche quello di renderlo funzionale. In conclusione, avere un buon metabolismo permette di essere in salute e fare meno attenzione a quello che si mangia. Costruire un buon metabolismo è un modo più lento, ma lungimirante per dimagrire. Per alzare il metabolismo quindi si intende aumentare il fabbisogno calorico giornaliero e si può fare aumentando il metabolismo basale, quindi accrescendo la massa muscolare e praticando attività fisica mista, cioè a bassa e ad alta intensità. Sviluppare dei cambiamenti in questo senso
richiede tempo ed è un processo che avviene naturalmente quando si seguono delle corrette abitudini alimentari e in generale di vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, il motivo per cui non si riesce a perdere peso non dipende tanto dal metabolismo basso, ma da una serie di errori quotidiani che, sommandosi nel tempo, generano il sovrappeso. Spero che i miei consigli ti aiutino a commettere sempre meno errori. Scrivi nei commenti se hai dubbi e iscriviti al canale YouTube. Ciao!